Cosa riusciremo a comprare con 100 euro al supermercato in Corea del Sud? E buongiorno! Voi non ci crederete, ma siamo di nuovo in Corea del Sud, più esattamente nell'isola di Jeju. E vai, da quant'è che non ci venivo? Non è passato nemmeno metà anno. Ci stanno due motivi per cui sono ritornato qua. Il primo motivo è che mi è scaduto il visto per la Cina e perciò ho dovuto prendere il volo più economico possibile fuori dalla Cina. E il biglietto per Jeju costa pochissimo, anche l'hotel qui costa veramente poco rispetto ad altri paesi. Secondo motivo, il cibo. Raga, l'altra volta non abbiamo mangiato nulla al supermercato. Vi ricordate che abbiamo fatto il contenuto 24 ore solo pollo fritto in Corea del Sud? Che poi abbiamo fatto pure una passeggiatina al supermercato, però avevo le mani legate perché no, dovevo mangiare solamente il pollo fritto. Stavolta sono ritornato per i tantissimi cibi che ancora non ho mangiato e perciò ora vedremo insieme cosa riusciremo a comprare con 100 euro. Prima di tutto però, dato che è mattina, il caffettino ci sta sempre, anche se non c'entra un cavolo col supermercato. No, io vado sull'americano. Ecco il nostro iced americano e questo l'abbiamo pagato 2000 won, che è circa 1,30 euro. E qui in Corea c'è una regola che se consumate all'interno di una caffetteria dovete dirlo e vi servono il caffè all'interno dei bicchieri veri e propri, e se invece portate via dovete dirlo, vi danno il bicchiere da portare via, solamente che se vuoi portare via non puoi consumare all'interno del locale perché vi caccerebbero subito. Se la finanza viene e vede una persona con il bicchiere da sporto all'interno della caffetteria, fanno la multa loro, perciò dovete decidere prima se stare fuori o dentro. Un'altra regola è di riportare il bicchiere sul banco, perché qui non c'hanno il servizio. Dovete farlo voi. Questa strada qui è tremenda. C'è il negozio che si chiama Olive Young, che ci va un botto di gente per comprare cosmetici. Molte persone non lo sanno che le strisce pedonali sono un pochino più in là, pensano che non ci siano, perciò per attraversare e andare in quel negozio attraversano così. E adesso non ci sono i poliziotti, è troppo presto. Verso pomeriggio, sera, ci sono due poliziotti qui e due poliziotti lì, nascosti dietro tipo al palo. Non dicono ai turisti non attraversate qui, che ci sono le strisce pedonali lì. No, non lo dicono, stanno zitti, guardano, sbirciano e appena una persona attraversa loro li rincorrono e fanno la multa. Forse Squid Game arriva da qui. Sono abituati a giocare a 1, 2, 3 stelle. Vedete, qui ci sono le strisce pedonali, però tocca fare tutto il giro, no? E la gente manco lo vede lì. E la cosa incredibile è che ieri ho visto con i miei occhi cosa facevano. Veramente c'era un gruppetto di ragazzine cinesi, turiste sicuramente, che hanno attraversato insieme e poi la polizia non diceva nulla, era lì. E dopo aveva fatto la multa. Mi sa 20.000 won a testa, perciò 12 euro a testa. Vabbè, se venite qui a Jeju e passate in questa strada qui, ricordatevi di sta cosa, cioè attraversate sulle strisce pedonali, dai, così vi risparmiate quei 12 euro. L'altra volta vi ho fatto vedere le Mart, ma stavolta oggi vi porto al Lotte Mart e questo è una delle catene più grandi di supermercati qui in Corea del Sud. Già qui all'entrata troviamo le angurie che costano veramente un botto, raga, quasi 20.000 won e 12-13 euro un'anguria. Queste sono veramente mini angurie, sono minuscole. Oh, ma che colore strano c'ha sto cetriolo, che è stato dipinto. No, vabbè, qui vendono pure la patata dolce tagliate a fette e costa più di 1 euro. Dai, intanto prendiamo un pacco di insalata, questo qui con 4 tipi di insalata diverse, ed è 300 grammi. 300 grammi costa sui 4.000 won, che è circa 2,50 euro. E per condire l'insalata qui abbiamo un botto di condimenti, qui dovete capire. Qui è scritto balsamico, oriental, dai, prendiamo un po' di oriental. Qui adorano il caffè americano. Quello che vedete qui è un reparto tutto dedicato al caffè americano. Ci sono quelli zuccherati, quelli non zuccherati, quello zero sugar, tripla dose di caffè. Abbiamo questi in formato detersivo, c'è pure il detersivo decaffeinato, l'americano al gusto nocciola. E qui come in Cina trovate le robe a base di soia, tipo germoglio di soia, il tofu,
tutti i tipi di tofu, latte di soia. Qui è il mondo dei vegani. È uno degli snack più famosi qui in Corea del Sud, sono questi qui a base di mandorla. Questo è il gusto più classico di tutti, che è miele e burro. Se no possiamo trovare anche al gusto pane con aglio, caramello salato, al wasabi, anche al gusto cookie e crema. Noi puntiamo sul classico, dai. Questo qui al miele e burro. E un altro snack molto consumato qui sono le alghe nori. Vedete? Qui c'è alga nori al wasabi, all'oliva. Noi ci diamo uno al kimchi perché è molto coreano. Qui c'hanno pure le alghe nori in formato patatine. Questo mi ispira. Wasabi e maionese. Davvero pesarese, lo prendiamo. Oh, e qui c'hanno il real shrimp, i gamberi veri come snack. Andiamo pure questo, dai. Qui c'è il reparto pesce e guardate, ci sono gli abaloni freschi freschi. Sono vive, sono tutte vive, guardate. Non ci credo. Guardate cosa abbiamo trovato? Il sushi, dai. E non costa neanche tantissimo. Oh, circa 20.000 won, 12 euro, una roba così. Vabbè. Questo non lo butto, questo lo appoggiamo perché è sacro. E abbiamo pure un antipasto, questo qui, oh, 3 euro. C'è pure la pasta italiana, oh. Ah, qui sono tutti i prodotti da riscaldare. Dai, dai, che oggi riusciamo a mangiare un botto di roba. Questo mi ispira anche, oh, tteokbokki, gnocchi coreani. Guardate cosa c'è qui. Il mio paradiso! No, il pollo fritto! È gigante! Questo è da riscaldare, guardate, qui c'è pure il forno a microonde. Dopo lo riscaldiamo insieme. E questo mi sa che tocca abbinarlo a delle salse. Vedete, qui sono 2 salse a disposizione. Abbiamo questo qui, da classico coreano, per il pollo fritto. Qui c'è il reparto dei ravioli freschi, tipici coreani. Ok, kamsahamnida. Abbiamo preso 7 pezzi, 10.000 won. Guardate questi che carini, dei mini granchi. Allora, prendiamo anche delle zampe di gallina da abbinare a una salsina. Non so se è da riscaldare o cosa. Vabbè. E, oh, dato che siamo in Corea, non può mancare il kimchi. Poi qui nel freezer ci sono tantissimi altri cibi, però c'è bisogno del forno, della cucina. Cioè, di solito un turista che viene qui al limite prende i cibi che sono già precotti e basta un forno a microonde. Questi qui nel freezer sono più adatti per una casa che ha la cucina e noi non ce l'abbiamo. Li lasciamo per quando vivrò in Corea prossimamente. E dato che siamo a Jeju non prendiamo un mokkali al gusto mandarino sumo. E qui ultimamente c'è uno yogurt che è viralissimo, è questo qui, yogurt greco ai mirtilli. E qui al supermercato è strapieno di succo al mandarino di Mr. Pippo. E io che l'ho trovato al manco li trovavo. Qui c'è il reparto panetteria, panificio. Qui c'hanno pure le torte. Wow. Mangerei tutto, eh. Guardate queste. Che pane con la panna all'interno? Che robe si inventano? Oh, comunque devo prendere per forza un dessert a fine pasto. C'è questo qui che mi ispira un botto, pure questo, ma anche questo, eh. Questo poi, tipo delle ciambelle ripiene. Quale scelgo? Dai, ditemelo. I 2 finalisti sono questi. Questo è tipo un bignè, ma è troppo leggero. Questo qui è più pesante, prendiamo questo. Saliamo al secondo piano, vediamo cosa c'è. Però mi sa che abbiamo trovato quasi tutto sotto, eh. Siamo quasi ai 100 euro. Oggi facciamo una bella scopacciata in hotel. Ormai le lattine da 33 cl sono rare, sono diventate così, no? Di questa grandezza qui. Ma qui in Corea guardate cosa c'è. C'hanno la mega lattina. È stragigante, oh! 740 ml. Al secondo piano troviamo gli snack e i ramen istantanei, tantissimi ramen istantanei. Se vi piacciono questi ramen istantanei, la Corea del Sud è proprio il vostro paradiso. Che è questo? Questo mi ispira, guardate che bella confezione. Mi ispira. Qui sono una confezione da 6.
E qui non c'è solamente il ramen e il riso istantaneo, qui abbiamo anche gli spaghetti italiani istantanei, guardate. C'è spaghetti alla bolognese, la carbonara, la Saint Cream Roger, non so cos'è. Sì, ma non possiamo essere così egoisti e pensare solo a noi. Anche salsiccia deve avere qualcosa, guardate. Qui c'è il reparto per animali, ho trovato il naso di maiale. Meglio evitare, non si può prendere la carne. Perciò prendiamo uno snack non a base di carne, che se no lì alla dogana mi sequestrano tutto e mi fanno la multa. Guarda qui, c'è la patata dolce, questo va bene. Non mi faranno storie per la patata dolce essiccata. Dai, prendiamo pure questo che a salsiccia puzza la bocca. Ah,要热，对对。要热就要把那个盖子解开。有哪条是吧？啊，都在那，因为我这里很多东西的。Ah, è una commessa che parla in cinese, ma mi sa che è cinese perché si sente l'accento del nord-est, ma proprio forte, forte. Allora ragazzi, ho l'acquolina in bocca. Ah? Wow! Discount! Abbiamo pure lo sconto! In diretta! Mi ha attaccato in diretta lo sconto, guardate! No, vabbè, raga, incredibile. Kamsahamnida, mi ha dato il 10% di sconto. Se non mi avesse anticipato l'etichetta dello sconto sarei uscito e avrei pagato il prezzo originale. Invece qui sono veramente onesti. Se le cose sono così, sono così. Non ti lasciano a bocca asciutta. Wow! Che profumino! Qui c'hanno pure la baguette, raga. Sapete quanto costa? 4.000 won, che è circa 3 euro. 3 euro una baguette, che poi non è neanche una baguette. È finto, cioè è morbidissimo. Possiamo prendere la pizza. Hana cheese pizza. Ci sei io. Cheese pizza. Sono stati velocissimi. In meno di 10 minuti ce l'hanno fatta la pizza. Guardate. È stra mega gigante. Appena usciamo dal supermercato lo mangiamo insieme. Ed ecco qua, 100 euro di spesa, oh! Sì, ma la pizza la mangiamo già da adesso perché se no non fila più. Oh, come si apre? Guarda come si apre, oh! Ah, c'è lo scotch! Vediamo com'è sta pizza del supermercato, appena fatta, Pizza a 4 formaggi, 14.000 won, che è circa 9 euro. Buon appetito! Beh dai, ci sta, Molto formaggioso, mozzarelloso. La pizza è sottile ed è molto masticabile. Una solita pizza all'americana, diciamo, ed è straunto e pieno di olio. Ed eccoci arrivati in hotel. Voi non potete capire la fatica che abbiamo fatto per portare tutta sta roba qui, perché il supermercato non è così vicino. Abbiamo fatto una camminata di mezz'ora con tutta sta roba in mano. Abbiamo fatto un po' di palestra, dai. Ci voleva per smaltire quello che mangeremo adesso. Bene raga, 100 euro di roba, compresa anche i 2 snack per salsiccia e la pizza che non ci stava. Se venite a fare le compere in Corea del Sud portatevi sempre appresso un passaporto, il vostro passaporto, perché anche al supermercato potete fare il tax free. Togliendo le tasse abbiamo speso 158.850 won, che sono circa 100 euro. E per incominciare, antipasto. Oh ma... Perché mi è andata via la voce? Ma proprio di colpo, Forse perché ci vuole un po' di moccoli per incominciare. Aspettate, il moccoli non si fa così. Tocca shakerare un pochino. Non deve essere così liquido, deve essere un pochetto denso. Il moccoli è una bevanda un pochetto alcolica a base di riso fermentato. E questo qui è il sapore mandarino sumo. Sa di riso, non sa di mandarino. Vediamo com'è il kimchi del supermercato in Corea. Dall'odore ci siamo, È molto kimchioso. Buon appetito! Buonissimo. Il cavolo cinese è molto croccante, succulenta, piccante il giusto ed è un pochetto aspro. Questi qui sono i tipici banchan che vi servono all'interno di un locale. Solamente che qui ci troviamo pure la pasta italiana. È dolce e aspro, è pasta italiana condita con il sugo fatto col ketchup. A me non piace. Mais,
sa di mais. Qui troviamo 2 purè di non so cosa. Questo intanto cos'è? È purè di patate dolce con un po' di mais all'interno. Proviamo ora questo qui. Pensavo fosse denso, invece ci sono dei pezzettoni di non so cosa. Sono dei pezzettoni di zucca con la purea di zucca. E questo è dolce. Qui come antipasto abbiamo pure dei mini granchi, poi conditi in questo modo, chissà come sono. Sono molto croccanti e sanno di gambero essiccato, dolce e piccante, tipico sapore coreano. Non si sente per niente la polpa. Sentite che croccantezza. Zampa di gallina, e questo ha lo stesso colore del granchio. E zampa senza ossa, disossato. La salsa è molto simile a quella del granchio, solamente che è molto più piccante e si sente un sapore di affumicato. Wow, piccantissimo. Proviamo con la salsa adesso. È maionese, con la maionese è diventato più cremoso e attutisce questo piccante. Dai, passiamo a questi gnocchi di riso con il wurstel. Buonissimi. Sono belli gommosi. Il wurstel è salato, un pochetto dolce. E c'è la salsa che è dolce. Raga, è piccato pure questo! Qui se non mangiate piccante vi consiglio di andare al fast food, al McDonald's, al KFC. Qui fanno robe piccantissime anche al supermercato. Pensavo fosse innocuo. A parte il piccante, il gusto è buonissimo, è dolce. C'è la salsina che dà quella cremosità in più. E poi riesce a mordere pure il sesamo che dà quel tocco in più, no? Quel profumo di sesamo. Ora passiamo a questo spiedino di fish cake, torta di pesce, con sopra appiccicato lecchiere di granchio. Intanto lo proviamo senza la salsa. Wow, strepitoso! Si scioglie in bocca e la chela di granchio è surimi. Proviamo con la salsina. Sta salsa è finimondo, ci potrei scaffare tutto. È una salsa di senape con miele. È un pochetto aspro, dolce e sente molto il sapore della senape. Passiamo ai primi, secondi, quel che è. Intanto scartiamo questi noodles istantanei. Adesso sto facendo bollire l'acqua. Guardate che meraviglia! E questo è il simbolo della Corea del Sud. Qui veramente ce ne sono di tutti i tipi e noi ne proviamo 2. C'è questo qui che è ciapaghetti. I ciapaghetti finora li ho sempre visti al sapore normale, classico. Però qui c'è pure piccante mala. Abbiamo un noodles con il brodo e un noodles asciutto. Ci versiamo l'acqua bollente fino alla linea indicata, ecco. Vediamo. Anche qui ci versiamo l'acqua bollente nella linea indicata. E nell'attesa intanto mangiamo il sushi. C'è una porzione così grande. Ci hanno dato 2 sacchettini di salsa di soia e un sacchettino di wasabi. Che taccagnità, oh! E questa porzione di nigiri costa solamente circa 12 euro. Tipo quando arriva sera, verso le 7, fanno il 20% di sconto. Poi ancora più tardi fanno ulteriori sconti. Tipo può arrivare fino al 40% di sconto. Però noi ci siamo andati di giorno, perciò li abbiamo presi a prezzo pieno. Non costa neanche tantissimo. Cacchio, 12 euro una porzione gigante così. Dov'è che lo trovate? E questo è un misto di nigiri. Cioè abbiamo il salmone, l'orata, l'uovo, il polpo, dei gamberi crudi marinati, dei gamberi cotti e cappa santa. E iniziamo da questo qui al salmone. Non è strabuonissimo, ma ci sta. E il riso che è un pochino troppo morbido per essere un nigiri fatto bene. Polpo. Bello gommoso. Solamente che è il riso, è un risotto molto cotto che rovina un pochino la consistenza del nigiri, che non dovrebbe essere così morbido. Capasanta. Capasanta sa di capasanta, pochetto dolce. A parte il riso, tutto buonissimo. Passiamo al gambero marinato con la salsa di soia. Wow, stragustoso. È il gambero crudo che è appiccicoso, viscido, che ti si scioglie in bocca e poi fa contrasto con questo riso che è un pochetto dolce, aspro. Non tutti i nigiri hanno il riso morbidissimo, stracotto, Alcuni li becchi proprio belli gustosi, fatti bene. Proviamo il pesce bianco. Ma che pesce bianco, questo è seppia, è gommoso. Nel complesso 12 euro li vale tutti. Prepariamo i nostri noodles. Questo col brodo è pronto.
Quest'altro dobbiamo buttare via l'acqua. Ora ci mettiamo i condimenti. E mischiamo tutto. Ho sbagliato a versare tutto via l'acqua che serviva per farci la salsina con questa polverina. È diventato asciuttissimo. Eccoli pronti i nostri ciappaghetti al gusto mala. Sono i ciappaghetti, ma sono strapiccanti, Però non so cosa ci abbia di mala. Sono infuocati. Mi sa che non hanno capito il vero significato di mala. Perché questo non è mala, questo qui è la. Il termine mala è un termine cinese che vuol dire un piccante che ti elettrizza la bocca. E invece questo qui è solamente la, cioè solamente piccante. È quasi ai livelli del buldak. Il sapore è leggermente dolce e strapiccante. Così così. Questa non è una sfida di 100 euro al supermercato in Sud Corea. Questa è una sfida quanto piccante riesco a mangiare in 24 ore. Col cibo coreano comprato al supermercato. Passiamo ai noodles in brodo. Ascolta! Già c'ho la bocca strapiccante, in più c'ho sti noodles che sono ancora bollenti. Praticamente mi sto mettendo la lava in bocca. Questi sono leggermente piccanti e sanno moltissimo di ramen istantaneo in stile coreano, perché i noodles dei ramen istantanei coreani sono più spessi e hanno di più quella masticabilità e assorbono benissimo il brodo. Ora proviamo sti ravioli che ormai sono diventati freddi. Vi ricordate che ce li ha riscaldati al supermercato? Beh, sono passate 2-3 ore e li mangiamo freddi. Che ci possiamo fare? Tanto non abbiamo il microonde qui. Non sono malaccio, questi qui sono con carne e kimchi e fuori è ancora un pochino croccante e penso che questi qui da caldi dovrebbero essere fenomenali e perciò lo immergiamo all'interno del brodino del ramen che diventa caldo. I ravioli tocca mangiarli sempre caldi. Quelli di prima, che erano tipo i culurgion sardi, erano fritti. Questi qui sono al vapore. E qui abbiamo il kimchi e dei noodles di patata dolce. No, questi qui non mi piacciono. Non sanno di niente. A me non mi dice nulla. Passiamo al pollo fritto. Prima l'abbiamo riscaldato per 4 minuti circa. A cosa è servito? A cosa è servito? Potrebbe essere buono. La carne è tenera, ma è insipida. Sia il fritto che la carne non c'hanno gusto, non c'hanno sapore. Però la croccantezza è lì, Anche se si è raffreddato, il fritto è ancora molto croccante. E per questo abbiamo preso la salsa. Questa qui è quella normale, piccante, apposta per il pollo fritto. Wow. Ma adesso dovrebbe essere molto più buono. Adesso sì che si ragiona. È una salsa sul dolce e un pizzico di piccante. Poi da considerare il prezzo di questo cesto di pollo fritto. È strapesante con un bel po' di roba. Altro che KFC. Cioè ve lo immaginate nei supermercati in Italia? Sarebbe una favola. E ora passiamo agli snack. Raga, guardate quanta roba. Guardate quanta tipologia di snack esistono qui in Corea. Gli snack non sono solamente patatine o noccioline. Qui abbiamo tutto tranne che patatine. Incominciamo da questo, degli snack a base di alga nori. Oh, questi sono al gusto wasabi e maionese. Che gusto c'ha la maionese come snack? Guardate come si presentano. Sono alghe nori all'interno e fuori sono strato bianco. Mangiati così è al gusto classico, un incrocio tra sfoglie di gamberi e alga nori. Perché maionese e wasabi? Perché all'interno ci troviamo veramente la salsa di maionese e wasabi. Ecco perché era così pesante. E questa è la fregatura. Che maionese è straliquida. Lo mangiamo e mangiamo. È una maionese molto liquida con una buona percentuale di aceto perché è abbastanza aspro. E sa di wasabi. Si sente l'aroma, il sapore del wasabi, ma non si sente la piccantezza del wasabi. C'è questo snack che assorbe tutta la salsa. Ecco perché l'hanno fatta così liquida. Così è più facilmente assorbibile. Mangiato da solo è abbastanza olioso,
nauseante, ma con questa salsina che è un pochetto aspra ne mangerei altri 10 pacchetti. Passiamo al Real Shrimp, gamberi reali by Jungseu. Eccoli i gamberi reali. Ma che cacchio? Ma sono teste di gamberi? Ah, ecco! L'ho letto adesso, c'è scritto Real Shrimp, guardate, chic. Ma che cacchio, l'ha scritto proprio così. Questi sono straordinari, eh? Sono leggermente piccanti, un pochetto dolce e l'aroma del gambero si sente un botto. Ve le straconsiglio. Non fatevi spaventare dal fuoco, dal peperoncino qui, che non è così piccante. È un piccante abbastanza piacevole. Ora passiamo a queste. Oh, degli snack al sapore di melone. Wow, che botta di melone! No, ma serio? Guardate, sono tipo le Dixie, quelle patatine di mais. Sono delle patatine di mais dolci con un fortissimo sapore di melone. Che poi alla fine dà quel retrogusto salato. Mai mangiato una roba del genere? Secondo me queste qui ci starebbero un botto bene all'interno del latte. Queste qui le ricompro, farò la scorta. Ora passiamo a queste qui al gusto caramel popcorn e come avrete intuito sono dolci pure questi. Queste si sciolgono in bocca, sono sfogliate, multistrato, sono croccantissimi e sanno di popcorn caramellato. Oh, guardate la copertina. Franklin, tartaruga. Voi lo guardavate da piccoli Franklin? Lo davano sempre su Italia 1. C'era sta tartarughina che, come me, aveva sempre lo zaino dietro le spalle. Ogni puntata imparava una cosa nuova. Qui troviamo pure Franklin, versione femminile. Questo è il gusto Choco Churros. Oh! Sono come quelli di prima, ma al gusto Choco Churros. Sono croccantissimi pure questi, ma sono più umidicce. C'è anche un leggero retrogusto salato. È arrivato il momento di queste mandorle al gusto miele e butter, burro. Guardate il logo, c'è una mandorla che sorride, una mandorla ape. Queste sono magnifiche. Sono delle mandorle molto molto croccanti, un po' dolci, sanno un botto di burro, hanno un retrogusto salato anche. Questo come aperitivo spacca. Passiamo a queste adesso, che sono delle alghe nori. Alghe nori al sapore di kimchi. E si presentano in questo modo. Il sapore di kimchi non lo sento. Sento solamente l'alga nori, che è umami e leggermente salato. Ed è molto soffice, croccante e si sale in bocca. E questo si mangia o come snack, o se no i coreani lo utilizzano anche come abbinamento al riso. Cioè prendono una palla di riso, lo avvolgono con questa alga e lo mangiano. Più ne mangi e più diventa piccante. E dato che queste qui dovrebbero avere il sapore di kimchi e non sa di kimchi, dammi un po' di kimchi. Facciamo diventare più kimchi. Adesso sì che sa di kimchi. E infine passiamo al dessert. Qui abbiamo uno yogurt greco che è stravirale in questo momento qui in Corea e non costa neanche poco. Questo qui, solamente questo barattolino qui, costa 3 euro. 3 euro per uno yogurt. Ma ve ne rendete conto? Guardate quanto è denso, cioè non cade, non cade. E poi sotto c'è la marmellata di lampone. Cioè di yogurt ce n'è pochissimo. Questo è uno yogurt virale per i ricconi che stanno in Corea, mica per la gente normale. Versiamo sta roba. Eccolo qua. No vabbè, qui non abbiamo alcun cucchiaio. Va bene, grazie. Va bene anche le bacchette, dai. Il cinese c'ha sempre la soluzione. Guardate quanto è denso sto yogurt, tipo cera. Vado, vediamo perché è così virale. Che si appiccica la gola. È incredibile, non va giù.
È ancora qui. È lo yogurt più denso che abbia mai mangiato in vita mia. Guarda che come gusto ci sta, Solo che è molto denso. È difficile da ingoiare. Avete presente quando ingoiate un antibiotico? Forse non avete bevuto troppa acqua, perciò non scivola giù molto fluidamente. E ti resta qui. Ecco, la stessa identica sensazione. Proviamo un altro boccone. Appiccica! Ha un sapore molto leggero, yogurtoso, che abbinato a questa marmellata di lampone, che è un pochetto aspra, è una favola. Cioè, il sapore è molto simile a un cheesecake. L'unica cosa che non mi va giù è che non mi va giù. È ancora qui. Passiamo all'ultimo dolce. Para qui che roba. Sti paninozzi me li sognavo di notte. In pratica sono 2 paninozzi tagliati a metà. Dovrebbe essere così. Questo è panna con fagioli rossi e zucchi. Questi qui li ho conosciuti al convenience store, li avevo già mangiati e mi sono piaciuti un botto. Vediamo come sono questi qui al supermercato, che sembrano più freschi, non confezionati. Wow! L'impasto è sottile, c'è la panna che sembra la panna del maritozzo, che è molto lattoso, c'è un pizzico di dolce e poi c'è anche il dolce della marmellata di fagioli rossi e zucchi, che è molto buono e ci sentono anche i pezzettini di fagioli. Soffice come una nuvola. Il ripieno è veramente abbondante. Pensavate che fosse finita questa puntata, E invece no! Ci manca l'assaggio di questi 2 snack e perciò, raga, guardate che ci abbiamo. Ciao salsiccia, come va? Facciamo la prova. Quale vuoi scegliere per primo? Questo? Ok. Prendiamo questo per prima, che è patata dolce essiccata. Guardate quanta roba. È strapesante. Vediamo. Aspetta. Zampa. Va bene, ti do tutto. Dimmi com'è. È patata dolce essiccata. È buonissimo. Salsiccia, ma è buonissimo. Finito? Finito la salsiccia? Sei pieno. Allora sto snack lo vuoi o no? Lasciamo per domani, dai. Non lo vuole. Vabbè, perciò è giunta a termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao. Vabbè, ciao.